Zoe ha ormai 1 anno e mezzo e dopo vari allenamenti credo sia arrivato proprio il momento di portarla nel mio posto preferito in assoluto, in Scozia a Beccacce. È il primo viaggio che faccio all'estero col mio cane e sono super emozionata. Non vedo l'ora di arrivare e di mettere in pratica sul campo tutti gli insegnamenti di Meo. Zoe è entrata nella mia vita 1 anno e mezzo fa e da lì siamo praticamente inseparabili, perché è come se fosse una figlia per me. Forse anche a volte esagero, perché la porto a correre, la porto in giro, la porto a fare l'aperitivo. Non è che andiamo solo a caccia, tante volte vengo criticata per questo, però secondo me un feeling con un cane si instaura proprio anche con le piccole cose che succedono durante la giornata. Meo è il papà di Davide e Andrea. La sua grande passione sono i setter inglesi, ha dedicato un'intera vita all'addestramento cani. Zoe ci ha legati moltissimo, perché fin da quando era piccolissima ha iniziato a darmi preziosi consigli. Lui è solito iniziare l'addestramento dei cuccioloni in una riserva vicino a casa, per poi farli crescere per gradi e portarli sulla selvaggina vera. Zoe è una cagnolina con un carattere molto forte, esuberante, e mi sono resa conto che forse l'errore più grosso che ho commesso fino adesso è quello di essere stata troppo poco severa con lei, e quindi il suo carattere ha prevalso e mi ritrovo, diciamo, non dico punto a capo, ma con un grosso lavoro da fare. Meo mi sta dando dei consigli per cercare di riprendere la situazione in mano, e visto che comunque è ancora piccola, spero insomma che il lavoro non sia poi così difficile.
so quale sia la parte più difficile dell'addestramento di un cane ed è quello che sto cercando di capire un po' anche con Meo, no? Mi sta dando dei consigli su come comportarmi anche a casa poi, perché in una settimana qua con lui può sembrare molto più facile, ma poi da soli bisogna essere costanti e bisogna impegnarsi. E poi ho notato che a casa rincorre sempre gli uccellini, le tortorelle e ho visto che poi a caccia ha difficoltà a tenerla ferma e che usa molto più gli occhi che il naso. Come dice Meo, dobbiamo correggerla pian piano, come deve imparare lei, devo imparare anch'io comunque. Ho già capito il primo errore che ho fatto. La nostra settimana di addestramento qui in Piemonte è giunta al termine e finalmente domani si parte direzione Scozia. Sono in una foresta a qualche chilometro da Crieff. In questi giorni cacceremo la beccaccia e sarò accompagnata da Domenico e Meo. Abbiamo solo setter inglesi, tra cui c'è anche Duca, il fratellino della mia Zoe. Credo che la Scozia sia un posto magico, però essere qui con la mia Zoe rende tutto ancora più emozionante. Ho deciso di affrontare questo viaggio lunghissimo in macchina di 27 ore proprio per riuscire ad addestrarla al meglio, siccome qui sicuramente può incontrare un gran numero di beccacce rispetto che in Italia. Sarei stata contenta solo di vedere un'unica ferma in una settimana di Zoe, ma già dal primo giorno mi ha regalato forti emozioni. Questo posto è meraviglioso, siamo praticamente all'inizio delle Highlands, mese di gennaio, giornata mai vista, splendida. Ho sparato un colpo io, dove Meo è andata. C'è Meo che sta guardando dei cani, che uno sembrava inferma, mi fa: Giulia dai vieni, io invece ero incantata a guardare il paesaggio, qua è stupendo, Castelli, Island, bellissimo, però in sta zona qua non abbiamo ancora trovato una beccaccia, sembra strano, no Meo? Adesso la troviamo, vieni. Andiamo, continuiamo.
partita, appena siamo arrivati subito una beccaccia di fronte, ma sapevamo che non era quella. Poi mi sono avvicinata a Berus, è partita l'altra, ho provato 2 colpi ma c'erano troppi alberi, troppi rami. È andata, a me non è riuscito a sparargli, così. Oana. Zoe. Non è la prima volta che vengo a caccia in Scozia e devo dire che sono sempre stata fortunata per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, sempre trovato tanto sole e poca pioggia, ma questa volta sono rimasta letteralmente a bocca aperta, cioè quando la mattina, appena sveglia, ho guardato fuori dalla finestra ed era tutto bianco. Adoro la neve e cacciare qui con il cane da ferma regala emozioni indescrivibili. Sembra quasi di essere in una fiaba. Opala! Non so se le sto guardando troppo cosa. So che sto seguendo anche la Zoe, però sto padellando tutte stamattina. Brava! Ferma! Guarda che mi fermo, guarda! C'è la Zoe che sta fermando le prime beccacce della sua vita, però diciamo che io e Domenico non la stiamo aiutando abbastanza perché stiamo padellando un po' troppo. Vediamo di migliorare adesso. Non facciamo delle brutte pubblicità. Io credo di non aver mai fatto così tante padelle in vita mia. Cioè stavolta l'emozione ha avuto la meglio, Essere nel mio posto preferito, con la mia cagnolina di 1 anno e mezzo e incontrare così tante beccacce mi ha mandato letteralmente in tilt. Sarà perché sono le sue prime ferme su beccaccia, sarà perché rompe troppo in fretta e quindi non mi dà il tempo di arrivare sotto, sarà la troppa paura di sbagliarle o che mi incanta guardarla, non lo so, sta di fatto che non riesco a concludere un'azione, che disastro. Però alla fine le padelle sono quelle che si ricordano di più e tra l'altro le più divertenti. Tagliato il ramo. Che poi magari molti pensano che qui sia semplicissimo sparare alla beccaccia, in realtà ci sono
ci sono zone che non sono proprio facili, soprattutto col cane da ferma non è facile andare a servirli, riuscire a sparare, non ci sono zone molto aperte. E finalmente dopo un po' di azioni sono riuscita ad arrivare sotto la Zoe che era ferma in tempo e la beccaccia è partita e sono riuscita a fare il primo abbattimento insieme a lei. Eccola! Paolino mi ha fatto una sorpresa bellissima perché alla fine di una giornata di caccia qui a Beccacce mi ha detto che mi avrebbe portato a fare l'aspetto serale alle oche, che è stato tra l'altro emozionante. La prima volta che ci andavo eravamo lì nascosti, non potevamo, ci diceva di guardare per terra perché le oche quando vedono il colore del viso scappano, quindi noi eravamo tutti messi giù e sentivamo le oche arrivare. Io ero tentata sempre di girarmi e lui mi riprendeva. Abbiamo già visto un volo di oche impressionante, adesso ci stiamo per appostare tutti in cerchio in riva ad un laghetto e facciamo l'aspetto serale. Poi ci sarebbero gli sgabelli. Andiamo a vedere. Dai! La parte che forse mi ha emozionato di più era sentirle arrivare sempre più vicine, però non poterle guardare. E lì non sapevo come comportarmi perché dovevo aspettare che arrivassero vicino per potermi alzare e sparare ed ero lì trepidante, non sapere cosa fare. È andata bene direi, sono arrivati penso 6-7 voli e abbiamo fatto qualche abbattimento, anche qualche padella, vabbè, come al solito. Adesso raccogliamo e vediamo il risultato. Tutti i posti in Scozia sono bellissimi, però le Highlands rimangono sempre le mie preferite, sia con l'erica in fiore o la neve come in questi giorni per esempio. Vedere volare le grouse e correre le lepri bianche è sempre un'emozione unica. Credetemi, se avete un cane da ferma dovete fare un viaggio del genere almeno una volta nella vostra vita. Prendete il vostro compagno di caccia preferito, i vostri cani e impostate il navigatore con destinazione Scozia.
Il tempo qui passa sempre troppo in fretta. Ogni volta che ci torno mi rendo conto che ne sono follemente innamorata. Ma questa volta non mi sono portata a casa un'esperienza come tante. Questa volta sono cresciuta insieme alla mia cagnolina e ho imparato veramente tanto. Zoe ha sicuramente fatto il suo salto di qualità, ma ora il compito è tutto mio. Spero di non deluderla e di poter diventare un giorno una squadra infallibile. Io il cuore lo lascio qui, tanto me lo vengo a riprendere il prossimo anno. Probabilmente per i puristi la mia Zoe non sarà perfetta, però la mia cagnolina non la cambierei con niente al mondo.